Ci sono orologi che raccontano una storia, altri che la storia l'hanno scritta. Ogni orologio vintage è unico. Insieme vedremo e ne scopriremo le storie. Io sono Mauro Giannattasio e sono il titolare di un negozio di orologi vintage. Vi porterò con me nel meraviglioso mondo degli orologi d'epoca. Nel mio negozio acquisto, vendo e scambio orologi. Vi porto in vita orologi dimenticati, trovando nuovi proprietari che sapranno prendersene cura. Tutto questo e molto altro ancora è Mauren's Monkey. In questa puntata di Orologi in Affari, Eterna calibro a martelletto. Prime casse waterproof clamshell, uno strumento utile per il fai da te. Questo è un calibro Eterna 1159H, fabbricato dal 45 al 48 del 1900. È un calibro davvero unico che ha contribuito allo sviluppo dei futuri calibri automatici con rotore girevole su 360 gradi. A differenza di tantissimi altri calibri a martelletto, o in inglese bumper, non ha due molle per attutire il colpo e far girare il suo martelletto sul suo asse, ma ha un sistema brevettato all'interno del ponte con una molla unica e due linguette. In questo modo la spinta sul martelletto è maggiore di quella apportata da due semplici molle poste alla fine della corsa. Questo orologio ha una cassa in acciaio inossidabile con fondello a vite e misura 35 mm, ha una misura tra ansa e ansa di 42 mm, un perfetto equilibrio di dimensioni e forme. Il quadrante ha la minuteria aperta con l'indicazione in numeri arabi a intervalli di 5 minuti. La numerazione delle ore va da 1 a 12 e sono stampati e riempiti manualmente di pasta luminescente al trizio. Le sfere sono nere e riempite di pasta luminescente al trizio. Vi starete chiedendo che cos'è il trizio? Il trizio è una pasta luminescente leggermente radioattiva che al buio rilascia la propria energia e quindi la luce. Il trizio ha sostituito il radio che era maggiormente radioattivo. Invece oggi il trizio è stato sostituito da materiali come luminova, lumbrite, superluminova che anziché rilasciare energia in quanto materiale radioattivo accumulano l'energia dalle fonti luminose quale sole o luci artificiali e la rilasciano in assenza di queste. Perché il vintage non è più luminoso? Perché le paste luminose radioattive come il radio e il trizio avevano un tempo di decadimento per quanto riguarda la luminosità di circa 30 anni. Di conseguenza oggi gli orologi che hanno più di 30 anni, che hanno queste paste luminescenti a radio e al trizio, non emettono più luminosità. Il radio è molto più radioattivo del trizio e ha un tempo di decadimento molto più lungo del trizio, però la funzione radioattiva che rilascia energia e quindi rende visibile al buio i numeri e gli indici sul quadrante comunque ha una durata di circa 30 anni. Ma se esistevano casse a vite in quel periodo, perché negli stessi anni esistevano casse come questa con 4 viti che fermano il fondello? Questo accadeva perché era un periodo di brevetti. Cosa significa? Che ogni casa produttrice, se non aveva quel determinato brevetto per poter fare una cassa a vite che resistesse all'acqua, in quel particolare periodo storico che parliamo degli anni 40, 50 e 60, doveva o comprare un brevetto, quindi pagare per utilizzare quel brevetto, o inventarsene uno, o comprarne uno più economico. Oggi parliamo di queste casse chiamate clamshell, o anche sistemi analoghi, casse il cui fondello è fissato con 4 vite oblique che fanno sì che sia perfettamente aderente alla cassa, evitando così eventuali infiltrazioni d'acqua. Cosa che capitava con regolarità con casse con i fondelli a scatto, ossia quelli che si rimuovono con la lama, come visto in tanti video. Proprio per questo proposito ho acquistato un nuovo coltellino della Victorinox su Amazon, specifico per orologiai, la cui lama ha una forma studiata per aprire fondelli evitando che cassa e fondello si possano graffiare e si usa in questo modo. Ora vi mostrerò come si utilizza questo coltellino per aprire le casse con il fondello a scatto. Questo è un coltellino davvero ottimo della Victorinox e Swiss Made, ve lo consiglio, trovate il link d'acquisto in descrizione.
nella prossima puntata di Orologi in Affari. Vetta dalla pubblicità all'orologio. 10 scambi partendo da un orologio da 5 euro. Dove si arriva? Come aprire in sicurezza un orologio con fondello a vite.